Buonasera a tutti, io sono Melissa Mirabile e ho iniziato il trattamento biomeccanico posturale UG su consiglio di mio fratello, anche perché la medicina allopatica e alternativa non avevano fornito soluzione alle mie problematiche. Per la medicina ero una persona sana, per la medicina alternativa ero un mistero su cui fare dei tentativi. Ero arrivata al punto di pensare che fossi io stessa il problema, o peggio pensare che il mio stato fosse normale. Effettivamente tutti hanno qualche disturbo e quindi ero riuscita a convincermi che in fondo non stavo poi così male. Ho compreso cosa significasse essere in una condizione di benessere solo quando ho iniziato ad essere posturalmente più dritta e conseguentemente più forte. Rifiutavo l'idea di sperimentare qualcosa di non conosciuto e se avessi dato retta al mio timore di andare oltre, non avrei potuto beneficiare di tutto ciò che il trattamento G mi ha poi regalato. Il percorso di riequilibrio posturale è un vero e proprio cammino di Santiago. Ti cambia, non solo la postura. Chiaramente è un percorso che implica una conoscenza di base. Mi sono informata leggendo le pubblicazioni di Maurizio, siti web e libro. Sono qui a portarvi la mia testimonianza tra le centinaia, migliaia di persone che hanno tratto beneficio da questa invenzione, perché credo che ogni persona debba avere almeno l'opportunità di poterne comprendere la forza. Se vado a ritroso, inizio ad avere i primi acciacchi all'età di 13 anni, emicrania a ridosso del ciclo che mi costringeva ad assumere antidolorifici, antinfiammatori e riposo forzato nei casi più acuti. Pubalgia 2 anni dopo, tenuta sotto controllo con farmaci e trattamenti fisioterapici. Avevo un'attenzione costante al collo che mi rendeva cronicamente nervosa, iperattiva, in apnea. A 19 anni spesso andavo a lavoro con fasciature per i dolori al collo, alle spalle e alla schiena, antidolorifici e massaggi che non risolvevano ma tamponavano. Tendinite al polso che, secondo i medici, sarebbe degenerata. A 22 anni, oltre all'aumento dell'emicrania, si affacciano i primi disturbi alimentari. Seguono problemi alla pelle, perdita di peso, svenimenti, pressione bassa, attacchi d'ansia, infiammazione al colon, cistiti ricorrenti e spesso emorragiche e vari fastidi che si sono ripetuti per circa 10 anni. Nonostante là fuori il mondo facesse a gara per farmi sentire inadeguata e debole, dentro di me ero centratissima. Doveva esserci per forza una causa sconosciuta, a medici e medicine alternative. Tutto avrei pensato nella mia vita, ma mai che tutti questi miei problemi potessero dipendere dalla postura sbagliata. Mai avrei pensato di poterli tenere sotto controllo senza l'uso di farmaci e mai aver pensato di risolverli completamente. Invece è stato possibile, con molta costanza e impegno. La cosa che Maurizio ripeteva sempre è che il percorso non sarebbe stato né semplice né breve e che si stava lavorando per mettere in equilibrio posturale il corpo, non per far sparire sintomi o malattie. Ero consapevole che non fosse medico o operatore sanitario, ma un musicista. Ci tenne a ribadirlo anche la prima volta che lo incontrai, perché anche per lui, per la medicina, era sempre stato considerato una persona sana. Capisco solo ora quello che ripeteva fino allo sfinimento. Un corpo che riesce a raggiungere l'equilibrio posturale è un corpo più forte, anche per affrontare eventuali malattie che per forza di cose devono essere curate dal medico e dalla medicina. Il riequilibrio posturale non rende immuni alle malattie. Ad oggi non ho più tensione al collo, alle spalle, dolori al polso e pubalgia. L'emicrania è diminuita fino a sparire insieme ai disturbi alimentari e a tutti quelli elencati prima. Non ho più attacchi d'ansia immotivati. L'ansia, quella motivata, quella che si prova quando c'è un motivo reale, come quella che posso provare adesso davanti a voi, quella c'è tutta ed è sana. Prima per me non c'era differenza tra l'ansia immotivata e l'ansia motivata. Le mie spese in farmacia sono irrisorie adesso. Faccio attività fisica e mi riscopro molto più equilibrata e coordinata nei movimenti. Lo sforzo muscolare è ben distribuito. Cos'altro potrei aggiungere? Sicuramente di non fermarvi alle apparenze,
di fidarvi del vostro buonsenso, di leggere, informarvi e trarre voi le vostre conclusioni. Queste sono le foto del mio prima, 2012, fino al 2016. Il 2017 ce l'avete sotto gli occhi, quindi non servono molte altre parole. E adesso lascio la parola ad Alex da Canale. Io mi chiamo Alex, ho 28 anni e ho praticato atletica leggera per circa 12 anni. Prima di abbandonare lo sport agonistico ho raggiunto alcuni risultati di buon livello, tra cui la partecipazione ai campionati europei con la squadra nazionale italiana. Il mio disequilibrio meccanico posturale, identificato da Maurizio, era una fase 2-3. Sono arrivato al biomeccanismo posturale OG prevalentemente cercando di aumentare le mie prestazioni sportive e mai mi sarei aspettato di trovare un miglioramento in ogni aspetto della mia vita. Da bambino non sono mai scoppiato di salute e emicranie, raffreddori, mal di gola, allergie e continui dolori alle ginocchia hanno contraddistinto la mia infanzia. Avevo una postura piuttosto gobba e chiusa, con i muscoli di collo, schiena e gambe corti e rigidi. Sono sempre stato particolarmente soggetto a cari dentali, con la conseguenza di continue visite dal dentista. Ho iniziato a praticare atletica leggera a 14 anni. Fin da subito ho dimostrato un discreto talento, accompagnato però da un fisico molto fragile. In quel periodo ho lesionato 2 volte il menisco del ginocchio destro e una volta quello del ginocchio sinistro, con conseguenti operazioni. Mi procurai lo schiacciamento di una vertebra lombare e infinite distorsioni alla caviglia destra. Durante un ritiro con la squadra regionale, un osteopata disse che, secondo lui, non avrei potuto ottenere grandi risultati nello sport perché le mie ginocchia erano molto vare e la muscolatura del mio corpo troppo tesa e rigida. Nonostante tutto, ho continuato a fare atletica leggera, ottenendo anche buoni risultati, cosa che mi portò a fare esclusivamente questo sport per circa 3 anni, concentrandomi in allenamenti massacranti di corsa e di pesistica. Il corpo continuava a darmi segnali di allarme, periostiti, pubalgie, infiammazione ai tendini, dolore al collo. Ma in quel momento l'atletica era la mia vita e non ci facevo caso. In compenso stavo imparando a conoscere molto meglio il mio corpo e notai che qualcosa non andava. Sentivo il bacino ruotato e una gamba più corta dell'altra. Continuavo anche a chiedermi perché gli atleti più forti erano anche tendenzialmente più dritti e simmetrici e potevano contare su una corsa molto più armoniosa e meno dispendiosa della mia. Intanto iniziarono ad aggravarsi alcuni problemi. A volte capitava che faccia, collo e spalle diventassero così tesi da non riuscire a sorridere o a muovere la parte destra della bocca. Nel frattempo anche il mio astigmatismo nell'occhio destro continuava a peggiorare. Tutto questo dopo un ulteriore intervento di carie dove il dentista modificò quasi tutti i miei molari superiori e inferiori. Quel periodo della mia vita fu il più difficile. Non mi sentivo bene in quel corpo, non riuscivo più a stare in mezzo alle persone senza entrare in panico o sentirmi osservato. La mia mente era offuscata e poco elastica. C'era anche l'incapacità cronica di stare fermo e di rilassarmi. La morte di mio padre poi affiancò un crollo psicologico a quello fisico. Paradossalmente dal punto di vista sportivo fu quello il mio periodo migliore e, chiaramente, per i medici risultavo una persona estremamente sana. Ho provato plantari, bite, massaggi, osteopatia, unità Pancafit, tavolette propriocettive ed esercizi di ogni genere, ma in nessuna di queste cose c'era la soluzione definitiva per il mio fisico. Dopo poco tempo tornava tutto come prima. È in quel momento che ho iniziato a informarmi e a cercare risposte in internet. Dopo svariate ricerche mi sono imbattuto casualmente nel sito di Maurizio, dove, premettendo di non essere un medico e di non curare malattie, parlava del biomeccanismo posturale OG, di disequilibrio e riequilibrio meccanico posturale tramite un particolare supporto ergonomico di sua invenzione. A prima vista mi sembrava uno dei tanti siti sul web che parlano di postura, ma leggendo con calma tutte le sue pubblicazioni cambiai idea. Con la sua identificazione e con il suo libro si è aperto un mondo nuovo. Con le dritte posturale unite al supporto biomeccanico OG tra i denti ho notato subito lo scarico della tensione muscolare della faccia, del collo e delle spalle, con conseguente miglioramento delle prestazioni atletiche, ma soprattutto della vita in generale. Il percorso non è facile ed evidenzia tutte quelle posture errate tenute fin dalla nascita.
Ci vuole molta costanza e personalmente ho avuto anche molti bassi, con infiammazioni ai muscoli e tendini che non volevano lasciare andare la tensione. Ci è voluto tanto tempo prima di non sentirmi più avvitato e purtroppo non ho ancora portato a termine il riequilibrio. Nel frattempo però le vie respiratorie si sono liberate, la mia capacità polmonare è molto aumentata, non ho più allergie, emicranie o carie, non mi sono mai più procurato distorsione alla caviglia o lesioni alle ginocchia. Il mio corpo è molto più simmetrico, la mia mente è tornata brillante, ho molta più energia e sono anche più bello. Per motivi personali e non riguardanti OG ho abbandonato l'atletica leggera agonistica, quindi non posso più dare feedback riguardo i risultati cronometrici, ma la differenza rispetto a 6 anni fa è davvero notevole. Quando per divertimento torno a correre, riesco finalmente a sentire i piedi appoggiare a terra in modo molto più simmetrico, indirizzando le spinte in avanti e non più lateralmente come in passato. Di conseguenza, la partenza dei blocchi e l'accelerazione, che sono sempre stati i miei punti deboli, sono molto migliorate e riesco a tenere con molta naturalezza testa, bacino e piedi sulla stessa asse di spinta. Andando in montagna e arrampicando ho notato anche una diminuzione del senso di vertigine e un grande incremento dell'equilibrio e della resistenza alla fatica. Posso dire anche che il riequilibrio meccanico-posturale non cambia solo gli aspetti fisici ma anche quelli psicologici. Il rapporto con le altre persone e con le difficoltà della vita diventa molto più facile poiché ci si sente più sicuri, meno in ansia e molto più centrati su se stessi. Grazie. Queste sono le immagini di Alex, prima e dopo, della schiena. Lui ha iniziato nel 2011. E queste sono le immagini. Se chi le vede. Per chi riesce a vederle, vabbè, sono state tracciate proprio per indurre un po' il ragionamento o per vedere proprio visivamente il cambiamento. Allora, volevo precisare una cosa: tutti i relatori seguiranno fedelmente il contenuto delle slides. Questa è una scelta dettata dal fatto che vogliamo in ogni modo evitare strumentalizzazioni e decontestualizzazioni di frasi o parole, non certo perché non conosciamo il contenuto di ciò che abbiamo letto. Allora, intanto ringrazio tutti i membri del Comitato G che oggi sono qui e le persone esterne adesso. Io stessa sono un membro del Comitato G che nasce nel 2014 e ha 3 obiettivi fondamentali, che sono quelli che vedete, ma li riassumiamo brevemente. Il primo obiettivo è avvicinare e sensibilizzare enti, associazioni, movimenti e privati cittadini al problema dei vuoti normativi sui trattamenti posturali tramite conferenze come quella che stiamo tenendo oggi, internet e piattaforme social. Il secondo punto è promuovere e tutelare la scoperta e l'invenzione del biomeccanismo posturale OG di Maurizio Formia e farne prendere atto alle istituzioni. Il terzo punto, raggiungere le istituzioni politiche tutte per regolamentare il trattamento della postura in Italia e nel mondo. Adesso entriamo nel vivo della conferenza. In questa conferenza i temi che tratteremo andranno dal chiarire il concetto di postura a spiegare quella che è la confusione che genera appunto intorno a questo concetto. Parleremo della scoperta e l'invenzione di Maurizio Formia, qual è il suo lavoro, a chi è rivolto. Vi mostreremo anche i vari tentativi di imitazione, plagio, violazione di proprietà intellettuale e copyright. Faremo un breve cenno sull'iter giuridico, che questo argomento lo approfondiremo in altri incontri. Leggeremo altre testimonianze e sul finale, come vedete, c'è un punto interrogativo. Sarà una novità che per ora lasciamo come sorpresa finale. Detto questo, cito testualmente questa frase, questa affermazione: l'osservazione posturale non è un atto medico, è accessibile a tutti, previa una minima conoscenza. Questo non lo dico io,
ma lo dice un medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia. Prendiamo un sito a caso, come ce ne sono tanti sul web. Dental Academy afferma appunto che non esiste legame tra occlusione e postura. Cito testualmente: le terapie occlusali non possono essere accettate come terapia per curare dei problemi posturali e viceversa. Anche il Ministero della Salute riguardo questo argomento è tombale. Cito testualmente: nei pazienti con disordini posturali, in base ai dati forniti dalla letteratura, non è possibile l'attuazione di terapie odontoiatriche volte alla correzione degli stessi. Allo stato attuale mancano ancora prove scientifiche certe e quindi le relative evidenze che dimostrino la natura delle relazioni tra occlusione, disfunzione temporomandibolari e postura. Bene, vorrei porre l'attenzione non tanto sulla seconda parte, che già di per sé insomma deve destare qualche dubbio, cioè dove affermano che mancano ancora prove scientifiche certe, bensì sui disordini posturali. Cosa si intende per disordine posturale? Se guardiamo sul vocabolario, disordine ha il significato di mancanza o turbamento dell'ordine, quindi una confusione. Quindi stiamo parlando di una confusione posturale, sostanzialmente. Un disordine posturale non è una malattia, una confusione posturale non può essere una malattia. Non è annoverato, infatti, tra l'elenco delle malattie riconosciute, non è una disfunzione temporomandibolare e neanche una disfunzione dell'ATM. Infatti, ci sono altri siti, sempre sul web, che ci offrono dei rimedi per la confusione posturale. Questo sicuramente non è un sito medico. Quindi che cos'è la postura? La postura, sempre secondo il vocabolario, perché noi cerchiamo sempre il più possibile di attenerci a quello che sono i dati certi. È un modo di atteggiarsi del corpo umano o di una sua parte. La corretta postura delle mani sul pianoforte, il pittore ha prestato particolare attenzione alla postura delle figure, eccetera. Già qui la nostra attenzione viene spostata su un ambito che è quello prettamente artistico. Infatti molti musicisti, artisti, coreografi, ballerini o tantissime altre professioni utilizzano il loro corpo e la postura proprio come mezzo principale per il proprio lavoro. Si tende erroneamente a pensare che il medico o l'operatore sanitario siano più ferrati sulla postura rispetto ad un lavoratore dello spettacolo. Questo per farvi capire come ha fatto un musicista ad avvicinarsi comunque a questo genere di scoperta, perché lo ha vissuto sul proprio corpo. Il trattamento della postura, quindi, ricapitolando, non è una disciplina legalmente riconosciuta, non è di esclusiva competenza della medicina e non è disciplinato giuridicamente nell'attività del medico, tant'è che un posturologo, alla pari di un astrologo o di un geologo, non è un medico. Altra cosa che potrebbe generarci confusione è questo simpatico suffisso, logia, che spesso erroneamente lo leghiamo ad un ambito medico. In realtà vediamo che è presente anche in altri ambiti, quindi come la teologia, la geologia, l'archeologia, eccetera, eccetera. Qui invece abbiamo altri siti, questa volta medici, che in barba a quello che dice comunque il Ministero si occupano di curare mal di schiena e problematiche posturali. E qui abbiamo addirittura un centro che si occupa, come vediamo appunto, di disordini mandibolo-cranio-cervicali. Quindi confusione, noi andiamo in questo centro per
farci curare una confusione mandibolo-cranio-cervicale, non si sa bene che cos'è. Qui abbiamo un altro sito che anch'esso si occupa di fornire cure per questi disordini, quindi confusione cranio-cervico-mandibolare. Quindi, detto questo, potremmo riassumerla in 3 semplici punti, che sono poi la denuncia, che è poi la denuncia del Comitato G, che è quella di porsi 3 fondamentali quesiti, perché, e porli pubblicamente, quindi aspettandosi anche delle risposte dalle istituzioni, e sono: perché il medico dentista, nonostante la puntualizzazione del Ministero della Salute, vende trattamenti posturali? Come li fattura questi trattamenti posturali? Molti di noi del comitato ci siamo rivolti, prima di conoscere Maurizio, ci siamo rivolti a loro e spesso siamo usciti dai loro studi medici con un bite posturale, però nella fattura avevamo scritto cicli di cure odontoiatriche. Lascio a voi, insomma, i commenti. E soprattutto, se la posturologia non è riconosciuta legalmente, perché ci sono dei master? Perché vengono fatti dei master? È come se un astronomo decidesse di fare dei corsi, quindi dei master in astrologia, e far credere che l'astrologia è qualcosa di scientificamente riconosciuto e dimostrato. Quindi, se anche voi, come noi, volete delle risposte a queste domande, perché credo che ne abbiamo diritto, unitevi al comitato che abbiamo creato proprio per avere queste risposte, che ci aspettiamo dalle istituzioni da tanto tempo ormai. Adesso la parte forse più bella e che tutti aspettavate, che è quella di Maurizio Formia, e spiegherà appunto qual è il suo lavoro e a chi è rivolto e la scoperta appunto del... Grazie. Allora, si sente? Sì. Anzitutto Melissa è stata bravissima, brava, complimenti. Grazie. Facciamo un altro applauso. Non bastava il primo. Allora, cerchiamo di fare un po' di sistemare un po' questa confusione posturale, ok? Questo disequilibrio di cui tanto si parla, cioè questi disordini, ok? Allora, io ho provato a dare una risposta e credo sia la risposta a questa confusione che ho chiamato il meccanismo che sostiene corpo e psiche, e che ho sostanzialmente condensato in un libro che ho pubblicato nel 2009, che è questo. Quindi oggi siamo qua anche per festeggiare le 10.000 copie vendute, alla faccia di chi non ci credeva, senza pubblicità e tutto. E quindi cominciamo a spiegare come mai si identifica tutto in una confusione e non si mette tutto in ordine. Innanzitutto parliamo dell'equilibrio. Quindi l'equilibrio è lo stato fisico di un corpo. Ovviamente mi atterrò anch'io alle slide per evitare refusi o magari parole che poi possono venire strumentalizzate eventualmente, come hanno fatto in questi anni, fino alle questioni che ben conosciamo. Allora, l'equilibrio è lo stato fisico di un corpo e di un sistema per cui la risultante delle somme vettoriali delle forze che vi agiscono è nulla, cioè un corpo stabile è un corpo in equilibrio, un disequilibrio è una mancanza di equilibrio. Ora, la mia scoperta in cosa consiste? Consiste in 2 punti fondamentali, molti di voi conosceranno. Allora, il primo è che il cranio è sostenuto da 3 punti principali,
E il secondo è che il cranio, differentemente da come dice la medicina, non è inamovibile, essendo parte comunque sospesa, è palese che sia movibile. Questa è l'immagine che trovate sul mio libro, che dimostra praticamente quello che sono i sostegni del nostro cranio, ok? Quindi 3 punti che sono da considerare come colonna cervicale e come arcate dentarie, o comunque molto meglio chiamarlo mandibola, perché non incide proprio solo le 2 arcate. L'esempio più banale che possiamo dire di questa scoperta è che molto banalmente, quando si tiene in mano un pallone, servono 3 punti per tenerlo in equilibrio, ok? Se si toglie un punto, il pallone cade. E lo stesso vale per la nostra testa, per il nostro cranio. Quindi, come scoperta, se vogliamo, è anche abbastanza banale, ma banale non lo è, perché il nostro cranio è attaccato a un corpo. Ok? Questo è il cranio. Che chiaramente non cade la testa come il pallone. Perché è sostenuta da muscoli e da pelle, da legamenti, esatto. Quindi anche da tessuto connettivo, eccetera, eccetera. Sono un po' tecnico perché ovviamente il tema lo richiede. Questo nell'immaginario collettivo non viene identificato come cranio, noi immaginiamo il teschio. In realtà io parlo di cranio, cioè di questa parte, cioè quella mancante di tutto il corpo, ok? Quindi dalla mandibola in giù fino ai piedi. Questo è un esempio, insomma, di scheletro come immaginiamo tutti, come è descritto comunque nei libri. Si vede questo scheletro che, insomma, apparentemente è dritto, apparentemente in equilibrio. Ora, io ho scoperto, ho osservato, comunque molti lo sanno, che normalmente i nostri corpi non sono in questa condizione posturale, ma potrebbero essere, per esempio, anche in una condizione simile. Ok? Quindi vedete che io ho schematizzato lo scheletro proprio per farvi arrivare prima il messaggio, ma sostanzialmente si parla di corpo, quindi una persona che magari voi vedete dritta, in realtà può avere una spalla più alta, può avere un bacino ruotato, può avere un piede più avanti, può avere la testa ruotata. Non solo, questa è la visione frontale, c'è anche una visione dall'alto, per esempio. In questo caso la persona potrebbe avere il cingolo scapolare ruotato e sentirsi dritto e andare dal medico e dire ho problemi al cingolo scapolare, ho problemi alla cervicale, e il medico dice ma tu non hai niente. Ecco, torniamo al discorso che eravamo tutte persone sane per la medicina. Sì, anche perché spesso si fa fatica perché magari si vedesse così facilmente. Esatto. Ora, io ovviamente faccio un discorso del genere e vi dico guarda che c'hai il cingolo scapolare ruotato, extra ruotandolo, comunque ruotandolo in senso, in un determinato senso, vi dico come metterlo dritto sostanzialmente. Non solo, perché non deve solo rientrare il cingolo scapolare, ma anche la testa. Ecco, vedete che la testa qua ruota e ruota anche la mandibola, ok? Tutto ritorna in equilibrio, tutto ritorna in asse. Stessa cosa vale per il profilo, ok? Questo è il profilo che comunemente noi immaginiamo di una persona. In realtà quasi tutte le persone si trovano in questa condizione, ok? In questa condizione una persona sposta il baricentro del suo corpo, quindi tutti i suoi fasci muscolari, le sue catene muscolari lavorano in modo sbagliato o comunque sotto compensazione, quindi in uno stato degenerativo. Io non faccio altro che dire alle persone guarda, riportiamoci in questa situazione ottimale, così qua scarichiamo i pesi in un punto che è definito baricentro, e quindi in questa condizione la persona spende meno energie e diventa più forte. Ora, cosa succede a livello di cranio e di mandibola quando noi ci riportiamo dritti in profilo? Succede un fenomeno che, come si spostano le ossa di tutto il corpo, tirandosi dritti, si sposta anche l'osso della mandibola. E questo è un fenomeno che ho scoperto
applicando la mia invenzione, sconosciuto da tutti. Questo è il fenomeno che avrete visto sulle mie pubblicazioni e non solo sulle mie, poi ve ne parleremo. Allora, in questa posizione del cranio rispetto alla mandibola e viceversa, non si arriva modificando i denti, quindi non si arriva con un'attività medico-odontoiatrica, ma si arriva modificando la postura di tutto il corpo. Quindi medici e non medici che non hanno capito nulla devono sapere inizialmente questa cosa qua, cioè che non si toccano i denti, si tocca la postura del corpo, o meglio, si modifica la postura del corpo. Quindi il dentista nei suoi corsi di laurea dove ha studiato questo fenomeno? Da nessuna parte, li copia dai miei. Cosa potranno capirci? Nulla, ve lo dico io, nulla. Invece di chiederci, ci provano per altre vie, no Melissa? Infatti poi lo vedremo dopo. Esatto. Ora, questa è l'immagine che ben conoscete dei La miei... pietra dello scandalo. Sì, è l'immagine che ben conoscete delle mie pubblicazioni, che descrive proprio questo fenomeno. Attenzione, questo fenomeno non si verifica in tutti i casi, si verifica solo in alcuni casi che ne hanno bisogno. Quindi chi si mette a far verificare a tutte le persone questo fenomeno sbaglia. Chiaro? Ecco il nostro scheletro che finalmente è dritto ed è in equilibrio. Allora adesso passiamo a... vi faccio un esempio tra i miliardi, perché ognuno di voi, lo sapete, ha un disequilibrio posturale diverso dagli altri. E qua spiego proprio il fenomeno fisico-meccanico, quindi non medico. Quindi utilizzerò la fisica per dimostrare la mia scoperta, la mia invenzione. Non utilizzerò, come ben mi insegna il dottore, la medicina. Ok? Questa è Giulia ed è una ragazza che ho seguito tempo fa. In questa immagine si sta facendo un selfie, quindi addirittura un braccio alzato, per chi volesse farmi le pulce su sternocleidomastidei vari, quindi non mi fregate. È una persona abbastanza simmetrica in volto, ok? Ora io, per spiegare le mie tesi, mi servirò di una barca, ok? Quindi conoscete tutti le barche, come sono fatte. Quindi supponiamo che il cranio di Giulia sia la barca e il corpo di Giulia, cioè dalla mandibola in giù, sia il mare, semplicemente. Ok? Quindi cranio, barca, corpo, il mare. Chiaro? Ok. Allora Giulia si trovava in questa situazione qua, cioè si trova oggi in questa situazione, cioè un cranio perfettamente in equilibrio sul mare. La barca completamente in equilibrio sul corpo, se vogliamo, o sul mare, ok? Questa invece è una foto di Giulia che dimostra che non è sempre stata così. Questa è una fototessera di quando ha preso la patente e vedete subito che c'è qualcosa che non va. Lo Okay? notate? Lo notate? Riuscite a vederlo, no? Non è così dritta, o meglio, non era così dritta. Infatti il cranio di Giulia non è sempre stato dritto, ok? Quindi non è sempre stato in equilibrio, ma era un po' una barca inclinata. Ora, una barca inclinata ha sicuramente un albero che deve far forza, quindi spingere la barca, e chiaramente sotto stress, spinto dal vento. E una deriva che si trova sotto la barca, la deriva sapete qual è? Quella parte della barca a vela che si trova sott'acqua, che comunque deve subire degli sforzi non indifferenti. Stessa cosa vale per un corpo umano quando è in disequilibrio posturale. Ok? Quindi un cranio che rimane storto pesa, deve essere sorretto. Nel caso di Giulia il cranio non era inclinato come avete visto in quella foto. Quindi ecco la barca di Giulia sostanzialmente. Non è proprio la barca di Giulia, diciamo che questa è una situazione in cui qua il vento sta spingendo la barca e quindi è una situazione di stress. Infatti vedete l'omino sopra che fa proprio da bilanciere, no?
si mettono dalla parte opposta proprio per spingere in giù la barca e evitare che si ribalti. Stessa cosa fanno i nostri muscoli. Quindi il nostro cranio si troverebbe in una situazione del genere, quindi fuori asse, fuori baricentro. Giulia non era così, ok? Quindi vedete le spinte sul lato opposto del cedimento. Ora, siccome il nostro cranio è la parte del corpo più pesante, mentre la barca non è più pesante del mare, il mare ovviamente la vince sulla barca. Cosa succede al nostro corpo quando una testa, un cranio non riesce più a stare su, cioè inclinato? Succede che i muscoli lo raddrizzano a danno di tutto il corpo. Il corpo, quindi, il mare, diventa storto. Ok? Giulia si trovava in questa situazione, cioè aveva un cranio dritto in un corpo che era storto, in disequilibrio. Il cranio era dritto. Il cranio era dritto. La mandibola e tutto il resto del corpo, no? Quindi dalla mandibola in giù era tutta in disequilibrio posturale, quindi aveva tutti i carichi muscolari, leve, spinte, tutto in stress. Ecco qua la nostra Giulia confrontata con la nostra barca e col mare inclinato. Ok? Quindi, se vogliamo, è un esempio un po' metafisico. Sì, potevi farne mille altri Sì, sostanzialmente esatto. attinenti. Però era quello più attinente, perché ci spiega proprio che la testa non è la parte dominante del mio lavoro, anzi è il corpo, la postura del corpo. Okay, io lavoro sul corpo, non sulla testa, nemmeno sulla mandibola e nemmeno sui denti. Ok? Quindi questa è Giulia prima e Giulia oggi. Questo è solo un caso di disequilibrio, Molto probabilmente nessuno di voi qua ha un disequilibrio come il suo. Chiaro? Ecco la nostra Giulia, la nostra barca. Ora, come si fa a riportarsi da una condizione di disequilibrio meccanico-posturale ad uno di equilibrio? Allora, non si modifica la struttura della barca o del mare, non si tocca il corpo, non si toccano i denti. La notizia è questa. Chi lo fa sbaglia. O addirittura può peggiorare la situazione. Quindi il dentista, a fronte di questa spiegazione, modifica la struttura della barca e della linea di galleggiamento estraendo denti o facendo lavori di routine? Assolutamente sì. E non lo sa. E noi glielo stiamo dicendo. Per la comunità scientifica e per il Ministero della Salute no, non c'è correlazione. Quindi questa spiegazione, che se vogliamo è anche banale, dimostra che la comunità medico-scientifica gli manca un tassello. Non c'è alternativa. Oltretutto questa scoperta dimostra che qualsiasi oggetto posto tra cranio e corpo, quindi tra barca e mare, può modificare in meglio o in peggio la postura dell'uomo. Il lavoro del dentista, ripeto, modifica addirittura la struttura della barca e quindi la linea di galleggiamento, figuriamoci la postura. È quello che denuncio da anni, inascoltato. Difatti, per 10 anni, mia mamma ne sa qualcosa, oltre ai 750 documenti che ho avuto che dimostrano le mie fatiche, ho fatto anche 2 denunce a 2 procure differenti, più una causa civile. Sostanzialmente è emerso che non esiste correlazione occlusione-postura e quindi le mie richieste non potevano trovare risposte nella medicina. Attenzione, nella medicina, ma magari in altre discipline sì. Ok? Cosa avevo io? Avevo una sindrome agico-disfunzionale su base malocclusiva. Quindi la struttura della mia barca e del mare, mio, cioè del corpo, ancora oggi sono alterate. Ancora oggi io aspetto cure per questa sindrome. Ok? Cure mediche. Nel mondo penso di essere stato uno dei pochi ad avere questa diagnosi e l'ho avuta grazie alla mia invenzione, cioè la mia invenzione appalesa a tutti voi, può appalesare se avete questa sindrome o meno. Il problema
è che se avete questa sindrome, anzitutto non ha nessuna validità in ambito medico e quindi per i medici siete considerati persone sane. Difatti tutti voi che avete seguito il mio metodo, quello che chiamavo metodo, eravate persone sane. Allora, in questo periodo in cui ho fatto denunce, io avevo già scoperto il meccanismo che sostiene corpo e psiche e ero consapevole di fare qualcosa di diverso, ok? Quindi, qual è il mio lavoro? Se mia mamma mi chiede che lavoro fai, inizialmente non lo sapevo, ho dovuto darmi un nome, perché non c'era nessuno che faceva sto nome, che è sto lavoro. Quindi era un'attività sicuramente nuova, perché tra i miei clienti avevo medici, osteopati, fisioterapisti, operatori olistici, non ve lo diranno mai, o comunque quelli onesti ve lo diranno. E poi avevo comunque cittadini normali, atleti, musicisti, quindi persone considerate comunque sane, o comunque avevano dei disturbi a cui la medicina non sapeva dare risposta. Il mio lavoro è quello di essere operatore biomeccanico posturale OG e personal trainer OG. Quindi adesso vedrete cosa faccio. Allora, innanzitutto parliamo dell'invenzione. Quindi l'invenzione è il biomeccanismo posturale OG, ok? È quello, non è la scoperta, è l'invenzione. Il biomeccanismo posturale OG è un procedimento progressivo volto al raggiungimento dell'equilibrio meccanico-posturale abituale del corpo. Progressivo proprio perché nel caso dell'esempio che abbiamo visto di Giulia, questo non è avvenuto in una settimana e neanche in un mese. In 4 anni. Quindi l'applicazione del biomeccanismo posturale OG si chiama trattamento biomeccanico posturale OG, che per comodità chiamo trattamento OG, altrimenti qua facciamo sempre nomi lunghissimi. Quindi il trattamento biomeccanico posturale OG modifica la postura abituale del corpo, ovvero la posizione che una persona e le sue parti anatomiche assumono nello spazio circostante e tra loro, quando si sta in piedi o si fa nessuna attività particolare. Quindi la postura abituale di una persona, la posizione del vostro corpo, quando siete inconsapevolmente di fronte a una vetrina, che guardate un qualcosa e non vi atteggiate. Ce n'è solo una postura abituale, non ce ne sono 100. Non è una postura da atteggiamento, ma è una postura abituale. Quindi io seguo la postura abituale del vostro corpo. La domanda è: nella postura abituale le persone sono posturalmente e anatomicamente dritte ed in equilibrio di pesi e di forze, come abbiamo visto prima? La risposta è no. Tutti siete in disequilibrio, tutti. Io ne ho visti pochi in equilibrio, pochissimi. Quindi tutti avete un disequilibrio meccanico-posturale del corpo. Allora, chi può dire se le persone in postura abituale sono dritte in equilibrio meccanico posturale in base alla mia scoperta? Oggi solo io e il mio staff. È palese, perché non la conoscono. Questo è un esempio di postura abituale di un mio ex cliente. Quindi prima, cioè marzo 2013 e agosto 2013. Questa persona gli abbiamo scattato, si è scattata una foto. Non servono radiografie, non servono TAC, non serve nulla, serve solo analisi visiva. Quindi vedete che la differenza tra il prima e il durante è assolutamente diversa. Ok? Ma questa persona è in equilibrio oggi? Assolutamente no. Cioè, questa postura abituale, prima e durante il trattamento, non è ancora quella di equilibrio, pur essendo più dritto. Ricordate la nostra Giulia della barca? Questa è Giulia di profilo. Lei possiamo dire che oggi è in equilibrio posturale sul piano, sul profilo. La vedete la differenza? Ecco. Ribadiamo che non è che come tanti fanno, scattano la foto così e poi la scattano così.
Cioè, questo processo di postura abituale è avvenuto in 4 anni. Ok? Come si modifica la postura abituale di una persona? Allora, ci sono 2 modi, a seconda del tipo di disequilibrio posturale che avete, della gravità del disequilibrio. Allora, il primo è mediante allenamento mirato, guidati dal Postural Trainer OG in base al tipo di disequilibrio meccanico posturale lieve / complesso dell'atleta sportivo. Perché ho scritto lieve / complesso? Perché il disequilibrio posturale di un atleta sicuramente è più lieve se riesce a fare l'atleta, però è più complesso perché è più difficile raddrizzarlo, perché ha altre sensazioni, ha una propiocezione molto Alta. cioè molto più, è molto più sensibile. Poi c'è il secondo caso, che è mediante l'utilizzo di un oggetto posto tra i denti in individui in crollo posturale. Questi hanno un grave disequilibrio perché il loro corpo non riesce a tenerli su, e non sono necessariamente casi complessi, perché proprio perché non riescono a tenersi su non c'è bisogno di agire sulle varie catene muscolari, anche le più le più complesse che possono utilizzare atleti come loro, e questi sono guidati dall'operatore biomeccanico OG. Allora, una persona in crollo posturale non sta in piedi, è sempre stanca, ha 1000 disturbi, ma per la medicina è sana. Ok? Quindi tutti i miei clienti che ho avuto in questi anni, credo quasi 10.000, erano persone sane, Sì. però avevano 1000 problemi. Se noi scriviamo crollo posturale su Google, escono le mie pubblicazioni, non escono quelle di altri. Tutt'al più esce qualche domanda su qualche sito medico, ma magari di ex miei clienti che hanno scritto ai medici per chiedere queste informazioni. Chiaramente loro non sanno rispondere. Oppure si arrabbiano, come Oppure, abbiamo visto sì. in alcuni siti. Esatto. Quello sì. Veniamo adesso agli oggetti che si possono interporre tra i denti. Tutto si può mettere tra i denti, no? Allora, un paradenti, un masticone, un bite, un chewing gum, bastoncini di liquirizia, cibo, qualsiasi cosa. Qua molto scherzosamente ho preso degli esempi, ok? Ecco. Questi sono gli oggetti alcuni oggetti che si possono mettere tra i denti. Perché vi ho messo queste immagini? Proprio per farvi capire che un oggetto posto tra i denti non è un dispositivo medico. Ok? Ho dato l'accento ai paradenti perché sono quelli più affini nello stare in bocca, quelli che usano gli atleti, e comunque sono oggetti che sicuramente non sono dispositivi medici. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le forme. Addirittura su internet troviamo la vendita di kit per le impronte dentali per fare paradenti. Quindi l'impronta, il calco di una bocca come il calco di una mano, il calco di un naso, di un orecchio che si prende il bambino all'asilo, sicuramente, questo l'abbiamo visto anche nei tribunali, almeno lo stiamo vedendo, non sono attività mediche, altrimenti non li venderebbero come kit. Questo paradenti prende già la forma del bite che tutti conoscete, ok? Ecco, ma non è un bite, è un paradenti, chiamiamolo col suo nome, ok? Quindi se state andando dal dentista, gli ha messo una cosa del genere, gli ha messo in bocca un paradenti, tecnicamente parlando, ma questo lo dico anche a tutela del dentista, perché se un domani andaste a chiedergli i danni perché va rovinato la postura, chiaramente lui non è responsabile. Perché? Perché non è disciplinato. Ok? Allora, l'oggetto che io interpongo tra i denti è il supporto ergonomico G, che per me non è un bite, è il bite. Perché dico è il bite? Perché bite letteralmente significa morso. Questa è la traduzione di Google. Ok? Quindi non è molto importante di che materiale è fatto il morso, il vostro morso. È importante la postura, la posizione del vostro corpo nel momento in cui avete dato il morso, dalla testa ai piedi.
Quindi il supporto ergonomico G è il risultato di un morso dato nella postura tendente all'equilibrio meccanico-posturale del corpo secondo il biomeccanismo posturale G. Il risultato del morso ottenuto chiudendo, quindi occludendo la bocca, quindi occlusione, che non c'entra niente col lavoro del dentista, perché chiudere la bocca lo fate migliaia di volte al giorno, nella postura tendente all'equilibrio meccanico-posturale. Da qua il nome occlusione gravitale. Questo è un risultato di un morso molto famoso, ok? La zannata alla mela. Quindi nessun bite in tutto il mondo è costruito con questa caratteristica, nessuno, perché la sua finalità è di aiutare il corpo a rimanere in equilibrio meccanico-posturale e non ha altre finalità. Non ha la finalità di curare nulla, solo di tenervi in equilibrio meccanico, di mettervi dritti. Secondo, ovviamente, la mia invenzione. Quindi il supporto ergonomico G è il vostro morso, è la vostra impronta digitale. Quindi non è il bike che trovate nel negozio di sport e nemmeno quello che trovate dal dentista, perché quelli non sono i risultati del vostro morso. Quindi il risultato del vostro morso, il vostro bite, così come la vostra impronta digitale, sono personali, non sono personalizzabili e non sono brevettabili. Non si può brevettare un'impronta digitale. Non si può brevettare il vostro morso. Quindi a chi mi chiede, ma l'hai brevettato sto bite? No, perché è il risultato del vostro morso. Il mio lavoro è quello che ci sta dietro, sulla postura. Spero sia chiaro per tutti. Corrisponde a verità affermare che chi modifica la postura abituale col biomeccanismo posturale G vede sparire anche sintomi e malattie, pur non essendo la finalità medica. E questo me lo dite voi. Ve lo dico anch'io perché l'ho provato anche sulla mia pelle. Quindi la parte principale del mio lavoro qual è? 1. L'osservazione posturale, che abbiamo visto che non è un atto medico. 2. Le indicazioni conseguenti al ritorno in equilibrio meccanico-posturale abituale del cliente. Quindi il morso bite, il supporto ergonomico G, ha una funzione posturale non di cura di malattie. A chi è rivolto il trattamento G? Il trattamento G è un principio fisico-meccanico applicabile su tutti voi, su tutti, perché chiaramente non modifica la struttura della vostra nave, ok? Del vostro corpo, e a partire dai 14 anni in su, ma si può fare anche prima, dipende un po' dai casi. Ovviamente a prescindere dalla condizione di salute, non è un'attività medica, quindi non mi interessa se la persona è sana o malata, io la raddrizzo. Poi è chiaro che dipenderà da caso a caso, è chiaro che una persona in sedia a rotelle si potrà sempre utilizzare, ma avrà altre finalità, cioè quella di non affaticare il cingolo scapolare, la schiena, ok? Mi chiedete se è efficace su tutti? Sì, è efficace su tutti, ma tutti quelli che lo utilizzano correttamente, non quelli che utilizzano le mie pubblicazioni. Faccio un esempio: è come se avessi scritto un libro di ingegneria termonucleare e voi vi metteste a fare un reattore e poi mi diceste, ma sai che non funziona il tuo reattore? Bravo, cioè non è che tutti possono essere in grado di fare tutto. Su questo forse mi sbagliavo io in passato. Si leggano dei libri. Esatto. Forse in passato mi sono sbagliato a pensare che fosse semplice. Quindi tutti possono raggiungere l'equilibrio meccanico posturale? Teoricamente sì, in linea teorica sì. Salvo ovviamente, come ho detto prima, quello che sedia a rotelle, piuttosto che uno che gli manca una gamba, chiaramente ci sono dei... O chi lo usa in modo non corretto. Inappropriato. Certo. Quindi è una nostra esclusiva e non lo trovate in nessun'altra parte del mondo. Cioè, non chiedetemi, ma in America c'è? No, in America non c'è niente. Ma in Russia? No, non c'è niente. O almeno fin lì arrivano le tue immagini. Arrivano fin lì. Ma non il contenuto, il nocciolo delle... Quindi, se vogliamo dare un significato, quindi a metterlo dal punto di vista scientifico,
essendo un principio fisico-meccanico come abbiamo visto prima, e quindi non medicina, mi insegnano che la medicina, i periti mi insegnano che è prevalentemente empirica, mentre questo si può dire scientifico, perché il riequilibrio meccanico del corpo col mio trattamento si verifica su tutto il campione, quindi è scientifico. Con tempistiche comunque differenti, Chiaramente. dipende da tante, però il risultato è quello. E anche solo teoricamente, Certo. perché vedete che funziona già solo anche teoricamente. Poi siamo qua noi, la maggior parte di voi è qua presente del comitato A sostenere. a sostenere. L'unica caratteristica che rende il supporto ergonomico OG simile al BAI del dentista, o comunque ai manufatti del dentista, è il materiale. Immaginatevi se l'avessimo fatto di un materiale differente, ci avrebbero messi in croce, mettete quelle cose in bocca, così almeno da quel punto di vista non avevano niente da ridire. Eppure. Chiaramente questo materiale si trova in vendita anche sul web, quindi non è un materiale di uso prettamente medico, odontoiatrico. Avete visto cos'è il supporto ergonomico G? Allora, cosa sono i byte che vendono i dentisti per la postura? Qualsiasi tipo di byte. Ce lo devono dire loro. Noi sappiamo solo cosa non sono. Allora, perché ce lo dice anche il Ministero e la comunità scientifica. Non sono risultati di un morso. Non sono dispositivi medici, perché non rientrano nell'elenco dei dispositivi medici. Secondo il Ministero e la comunità scientifica, il byte non serve per curare malattie. Addirittura per i periti medici legali ha valore per l'effetto placebo, cioè è una pastiglia d'acqua e zucchero. Quindi meditate chi è in cura posturale da un dentista. Il byte non serve per trattare la postura, ce lo dice il Ministero, e il trattamento con byte, oltretutto, non è una cura medica, ma la vendono come cura medica, come trattamento reversibile. Quindi la funzione del byte del dentista, lo stiamo chiedendo anche noi alle più alte cariche istituzionali, a cosa serve? Non ci hanno ancora dato risposta. Il problema è che prima di risponderci hanno preferito denunciarci. Questo l'Andi e l'Ordine dei Medici. Ma mentre con una mano ci denunciano, con l'altra, ok? Sì. Chiamo sul palco Elena. Facciamole un applauso. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena Gigli, ho 32 anni e sono una ex atleta di pallanuoto. Ho giocato a pallanuoto nel ruolo di portiere dai 13 ai 30 anni e ho avuto il privilegio di giocare ad alti livelli per gran parte della mia carriera, sia nella massima serie del campionato italiano sia nella nazionale. Ho partecipato a eventi nazionali e internazionali, quali finali scudetto, europei, mondiali e olimpiadi, una delle quali ho vinto nel 2004 assieme alle mie compagne ad Atene. La storia legata al biomeccanismo posturale OG inizia per me nel 2007 con una serie di sintomi fisici. Lamentavo un forte dolore all'anca sinistra che sentivo instabile, quasi come se uscisse un po' dall'acetabolo rispetto alla destra. Il mio ginocchio sinistro era altrettanto instabile e scattava rumorosamente ogni volta che lo flettevo completamente, ma la cosa che più in assoluto mi dava fastidio era la forte limitazione che percepivo dal mio lato sinistro quando mi allungavo sulla palla. Ricordo che scherzando dicevo alle mie compagne: il mio braccio sinistro non funziona più, perché non riuscivo ad allungarmi bene sulla palla, appunto. Al di là del dolore contro il quale entro un certo limite un atleta è abituato a convivere, quello che più mi dava fastidio era proprio questa limitazione. Ho iniziato a esprimere il mio disagio a chi mi seguiva come atleta, quindi allenatori, fisioterapisti e osteopati, ma la risposta era sempre la stessa. Mi veniva detto che probabilmente era un disagio solo mentale, che tutti i portieri hanno un lato più debole e che comunque ero in forma, paravo bene e la cosa finiva lì. Nel frattempo la mia condizione peggiorava, perché allenarmi per me era molto faticoso. Io dovevo combattere non solo contro la fatica, ma anche contro la forza di gravità, tra virgolette, accentuata, che mi portava a cadere a sinistra.
In più stava diventando pesante la frustrazione derivata dal fatto che non trovavo nessuno tra gli esperti che mi seguivano che capissero il mio problema, quantomeno la radice del mio problema, non solo il sintomo. Nel 2011 il mio ginocchio sinistro ha iniziato a darmi molto fastidio. La risonanza magnetica diceva che avevo il menisco rotto, ma alcuni dei medici che mi seguivano mi sconsigliavano l'operazione perché, a detta loro, un menisco rotto non porta problematiche in acqua, e anche le problematiche posturali in acqua, dovute alla forza di gravità che è meno accentuata che fuori, non mi avrebbero portato alcun disagio. In realtà poi ho trovato uno specialista che ha detto che lo scatto che avevo al ginocchio era uno scatto meniscale, e quindi ha consentito ad operarmi. Da lì è migliorata la mia stabilità del ginocchio, la stabilità dell'anca, mi sono sentita meglio a livello di stabilità, ma tutto il resto della sintomatologia, quindi il fatto che io mi sentivo cadere a sinistra, non è migliorato affatto, con mia grande delusione. Malgrado il mio stato, ho continuato ad allenarmi a alti livelli, non chiedevo sconti e mi allenavo intensamente, quindi i carichi a cui venivo sottoposta portavano a un peggioramento, perché avevo il bacino completamente rotato a sinistra, quindi mi portava a caricare la gamba sinistra più della gamba destra, quindi la mia gamba sinistra si affaticava prima, era molto ritesa, aveva continue problematiche legate a dolori da compressione, e di conseguenza la mia spalla destra e il mio gomito destro andavano in sofferenza per compensare questa cosa. Se prendevo una pallonata un po' più forte del normale sul mio braccio destro era come avere un coltello infilato nel gomito. Ho iniziato a fare lunghe ricerche su internet, perché la consapevolezza legata al fatto che si trattasse di un problema non localizzabile a una sola articolazione del mio corpo, a una sola parte del mio corpo, ma che fosse un problema globale, stava aumentando. Quindi da queste ricerche su internet sono stata catapultata nel magico mondo della postura legata all'occlusione. Ho visitato 3 diversi dentisti e gnatologi che mi hanno proposto 3 diversi bite che, a parte svuotarmi il portafogli, hanno svolto la funzione di rilassarmi un po' la mandibola. La sintomatologia non cambiava completamente. La sensazione era che queste persone proponessero un possibile trattamento posturale, ma non capissero bene quello che stavano facendo. Mettevo in bocca un pezzo di resina con la speranza che succedesse qualcosa al mio corpo. Che cosa non si sapeva. Se non accadeva niente o avveniva un peggioramento, era tutto nella norma. Avevo speso soldi per un trattamento che era praticamente una roulette russa. Non passava allenamento nel frattempo, dopo il quale io non avessi bisogno di un trattamento fisioterapico o osteopatico, perché stavo malissimo. Però a fine di questo trattamento e a fine dell'allenamento successivo era di nuovo punto a capo, perché questi trattamenti non arrivavano alla radice del problema, quindi era un cane che si mordeva la coda. Come spesso accade in questi casi, sempre dopo le mie ricerche su internet, sono incappata nel sito di Maurizio Formia, il biomeccanismo posturale OG. Come spesso accade in questi casi, ho optato per un ultimo disperato tentativo e ho contattato Maurizio. Ci siamo visti su Skype per la prima volta e per qualche strana ragione mi sono fidata incondizionatamente di lui. Quando ho provato il supporto economico OG per la prima volta, ho avvertito immediatamente che era diverso da qualunque altra cosa avessi provato prima. Lo dico con sincerità e senza l'arroganza di chi pensa di capire le cose al primo colpo. Lo dico perché è quello che realmente ho sentito. Il mio corpo finalmente respirava, riuscivo a muovermi senza cadere a peso morto a sinistra. Ho ricominciato ad allenarmi e con mia immensa meraviglia ho capito che ero finalmente sulla strada giusta. In meno di un anno sono avvenuti cambiamenti che non ho sperimentato neanche nell'arco di 16 anni di allenamenti. Ho avuto dolori di aggiustamento, nel senso che sentivo il mio corpo cambiare e adattarsi alla nuova postura, ma sentivo che si trattava di dolori buoni. In acqua e fuori ho iniziato subito a sentirmi più in equilibrio. In acqua la mia bracciata da entrambi i lati era più forte e completa. Riuscivo a correre senza fermarmi al secondo chilometro con le gambe piene di dolori. Dopo una seduta di allenamento il mio corpo non era più accartocciato e dolorante, ma avevo buone sensazioni. Mi aggrappavo, tra virgolette, questa è una sensazione che riporto in parole mie, ai muscoli in modo più simmetrico e riuscivo a lavorare armonicamente con tutto il corpo, non da un lato piuttosto che da un altro, ma con tutto il corpo. Allenarmi e faticare era diventato piacevole, la mia capacità polmonare è aumentata, il mio addome è diventato più forte e stabile. Mi sono asciugata di tutta la ritenzione idrica causata da compressioni varie e cattiva postura.
Le mie gambe sono più forti e riesco a fare esercizi in palestra che prima non riuscivo a fare. La flessibilità è migliorata e i dolori cervicali sono completamente spariti. Non ho più avuto bisogno di trattamenti di fisioterapia o osteopatia per stare meglio, malgrado i miei allenamenti fossero tutt'altro che leggeri. La rotazione del bacino è andata pian piano scomparendo o quasi. Riesco a stare in piedi per lungo tempo senza lamentare fastidi alla schiena e il dolore all'anca è sparito. La mia linea è cambiata notevolmente, non parlo del lato estetico assolutamente, ma un atleta in buona forma fisica risponde agli stimoli in modo diverso. Al fine di tutto questo racconto, un po' lungo ma secondo me necessario per testimoniare la potenza di questo trattamento, posso dire che il mio unico rammarico è stato di non poter beneficiare prima del mio biomeccanismo posturale OG. Posso anche dire che nel rispetto delle professioni e dei professionisti con cui ho lavorato negli anni, grazie a Maurizio Formia e al biomeccanismo posturale OG, ho trovato la soluzione a tante problematiche che mi portavo dietro da anni e che non sono di competenza della medicina. Il mio, come quello di tante altre persone che hanno scoperto il trattamento, è stato un percorso lungo e difficile e mi sono sentita sola molte volte. Per questo mi sento immensamente grata a Maurizio per la sua gentilezza, forza d'animo e umanità che gli hanno permesso, malgrado le sofferenze e le avversità, di lottare per la sua scoperta e metterla a disposizione di altre persone. Grazie Maurizio per questo nuovo inizio. Allora, questa è Elena, prima, con la medaglia d'oro, e oggi qua vi evidenzio il motivo per cui lei si sentiva crollare a sinistra, no Elena? Sì. Ok, quindi nessuno lo vedeva, nessuno. A quei livelli se non lo vede nessuno vuol dire che non c'è nessuno. Possiamo anche vedere una cosa rispetto a quello che diceva prima, che su di lei è molto meno visibile rispetto che su Giulia, proprio perché per evidenziare quello che diceva prima, cioè una persona in crollo posturale è più facile, è più veloce anche visivamente vederle. Su atleti è molto più difficile perché sono proprio abituati anche e non ci sono delle macro cose che si possono vedere visivamente. Quindi questo vale per tutti gli atleti, tutti gli sportivi, non solo atleti olimpici, ma anche tutti gli sportivi e gente che comunque fa palestra, fa attività fisica, ok? Allora riprendiamo da dove siamo rimasti, quindi parlavamo dell'ANDI, del Consiglio dell'Ordine dei Medici, che da una parte mi denuncia, ma ci denuncia sostanzialmente perché tutti abbiamo fatto uso di questa invenzione, chi più chi meno, almeno buona parte di noi che siamo qua dentro. Quindi con una mano ci denunciano e con l'altra invece ci copiano. Quindi questo è il mio libro, vedete che c'è il mio profilo, l'immagine del mio libro che ho creato io nel 2007, che è questa, che indica appunto quel fenomeno di disequilibrio, da passare da disequilibrio ad equilibrio. Questa immagine la vediamo un po' ovunque adesso, la vediamo in Australia persino. Quindi questi sono dei fisioterapisti in Australia che ci spiegano quali sono le cause dei disordini posturali, ok? Quindi delle confusioni posturali, e ce la spiega con le nostre immagini, cioè con la mia immagine. Uno studio odontoiatrico di Cuneo, questo dentista vorrei sapere dove ha imparato a curare la postura e soprattutto perché lo fa, visto che il Ministero dice che non c'è correlazione. Questo dentista di Cuneo, oltretutto, ingrandendo la mia immagine, si trova il commento di un ragazzo che scrive che questa immagine lo fa scassare, e il dentista ride, sì, fa scassare anche a me. C'è un perito di un tribunale in Calabria che nel suo sito utilizza le mie immagini, quindi la mia scoperta. Chissà cosa scriverà nelle perizie, l'ha detto Maurizio.
È grave, perché questi fanno perizie per i tribunali. Un dentista che parla di bite e postura, ignatologia a Catania. Qua un altro dentista, G7, che parla appunto di mal di testa, di mal di schiena. Posturologia clinica di Ravenna, quindi questi non sono medici, posturologi non sono medici, a meno che non abbiano una laurea in medicina. Parlano appunto di nuovo di posturologia, osteopatia, bla bla bla. Poi c'è una collaborazione tra ignatologo e osteopata e Maurizio ad Ascoli Piceno. Io però non so di avere questa collaborazione. C'è un posturologo di Ravenna che ci dice sostanzialmente che la cinetica mandibolare, perché poi usano anche dei paroloni per spiegare le mie immagini, che non uso nemmeno io, sbagliando ovviamente. Centro riabilitativo di Reggio Emilia, che non so bene cosa fa. La mia dentista, cioè in realtà non è la mia dentista, cioè è il sito della mia dentista, che parla di correlazione occlusione postura. Lei evidentemente ci è arrivata con le mie pubblicazioni. Un sito a caso, Blogspot. Allora, questa è un'immagine di pagina 77 del mio libro, chi ce l'ha se la ricorda. Quindi è una spiegazione del disequilibrio del cranio sostanzialmente, cioè dove spiego che il cranio pesa sostenuto da 3 punti, come abbiamo visto prima. Ora, questa immagine me la ritrovo su un sito di Dentisti Italia, un sito peraltro dell'Andi che mi ha denunciato. Cioè questo è il paradosso dei paradossi. Poi l'hanno tolto, se non sbaglio? No, c'è ancora. Sono proprio... l'hanno fatta loro, questa immagine. Sì, è loro. E se il tuo mal di schiena dipendesse dai denti, e perché no dalla galassia di Andromeda? Cioè, questa è la scienza. Addirittura ci sono dei ricercatori in Spagna che, a mia insaputa, come un famoso ex ministro, stanno sperimentando la mia scoperta. E questa è fantastica, perché cosa ci potranno capire ce lo diranno loro. Ma questi non curano la malocclusione o la sindrome algico-disfunzionale, questi addirittura curano la distonia, che è un problema alla cervicale, quindi chi più ne ha più ne metta. Chiaramente le vedete, no? Le mie immagini estrapolate, c'è di più, che utilizzano anche altre parti della mia pubblicazione, cioè parlano proprio delle fasi, dalla fase 1 alla fase 4 della mia scoperta. Con questo, con tutto rispetto per medici e medicina, perché di medici bravi ce ne sono tanti, ma fanno i medici. La postura lasciamola fare a chi sa di postura. Se poi volete usare delle mie immagini, chiedete a me, almeno quello dimostra serietà, prima ancora della conoscenza o comunque della capacità. Qua addirittura c'è un dentista che copia le mie testimonianze, cioè le testimonianze di persone che hanno testimoniato sulle mie pubblicazioni. Cioè mi ha rubato le testimonianze e sono sue sostanzialmente, ovviamente insieme a queste persone, perché tentavano di fare il business, no? Poi in realtà in sala c'è anche qualcuno di voi che c'è stato e sapete bene che disastri causano, almeno dal punto di vista posturale, dal punto di vista medico non posso pronunciarmi ovviamente. Qui c'è uno studio dentistico, quello di prima, molto presumibilmente, che c'era su Dentisti Italia, che pubblica sempre la mia immagine e parla di esami per diagnosticare questi problemi posturali, quindi queste sindromi algico-disfunzionali, queste malocclusioni, e parla appunto di esami elettromiografici, quindi fanno degli esami che ho fatto anch'io anni fa, che costano tantissimo. È un'elettromiografia di superficie che analizza i muscoli sostanzialmente masticatori, e da questa elettromiografia, poi vedremo che ci sono anche altri esami, sostanzialmente diagnosticano queste disfunzioni, questi disordini, queste confusioni. Peccato che ci sono altri medici, nella fattispecie ne prendo uno, dell'ordine dei medici di Teramo, che sostiene l'esatto contrario, e cioè, cito testualmente, altri esami strumentali che vengono spesso proposti ai pazienti come elettromiografia,
kinesiografia, sonografia, pedana stabilometrica, aggiungo baropodrometrica, non hanno alcuna validità scientifica e spesso danno risultati falsi positivi, cioè molti pazienti risultano malati quando in realtà non lo sono. Quindi voi risultate malati, ma in realtà siete sani. In realtà non siete nessuno dei due, avete probabilmente un problema posturale che loro non vedono, non conoscono, ma ci provano con le mie tesi senza conoscerle, e questo è il paradosso dei paradossi. Allora, non so se vi ricordate di uno dei siti di cui ci ha parlato prima Melissa, quindi un sito a caso sul web che ci parla appunto di sindrome algico disfunzionale. Quindi in questo sito sono medici specialisti, ci parlano di problematiche posturali e quindi sostengono di curare la postura, a differenza di quanto sostiene il Ministero della Salute. E come la curano questa postura? Curano mal di schiena, problematiche posturali, con esami che gli consentono ai pazienti con sindrome algico disfunzionale di trovare l'occlusione corretta, ottenendo così miglioramento del rapporto mandibolo-mascellare della sintomatologia dolorosa sul pianeta Marte, forse. Scusate se sono un po' ironico, ma è assurdo. Il sito di prima, di questi specialisti e professionisti, ci scrive: perché affidarsi a un esperto? E certo, venite da noi che siamo esperti. Perché? Perché vi faremo l'elettromiografia, la kinesiografia, l'esame della postura e la pedana stabilometrica e baropodrometrica. Devo dire altro? Non solo. Il carissimo dottore, che peraltro mi risulta che neanche denunciato, lui stesso diagnostica queste non malattie, perché diciamolo, non sono riconosciute, con elettromiografia, kinesiografia, eccetera, eccetera. Come le chiamiamo queste cure? Vedremo. Ecco qua che lui utilizza il bite ortotico neuromuscolare. Cosa vuol dire il bite ortotico? Cioè è un morso, cos'è? È un'astronave? Non si sa. Ci provano e voi siete le cavie delle loro prove e le pagate anche profumatamente. Ribadisco, non io, ma il Ministero, che nei pazienti con le confusioni posturali non è possibile l'attuazione di terapie odontoiatriche volte alla correzione degli stessi. Mancano prove scientifiche certe e le evidenze che dimostrino la correlazione tra occlusione e postura. Punto. Quindi non rivolgetevi al medico per curare la postura. La postura non è una malattia. Punto. C'è di più. Gli ortodonzisti di Bologna ci dicono che la malocclusione condiziona la postura. Eh sì, hanno visto la mia immagine, gli piaceva e l'hanno messa. Certo che la condiziona, l'ha detto Maurizio. Ricordate Giulia? Ecco, la vedete? L'ho scelta apposta con la foto coi denti in vista perché lei non aveva malocclusione, aveva denti bellissimi. Per la medicina non aveva una malocclusione, eppure aveva un crollo posturale. Quindi la malocclusione non indica disequilibrio posturale, non va presa assolutamente come riferimento, è fuorviante. Quando mi scrivete dove posso curare la mia malocclusione o problemi posturali, a me viene il nervoso, per quello non vi rispondo. Ok? Vi dico che io non curo malocclusioni, non sono medico e non voglio esserlo. Perché? Perché effettivamente è un'altra disciplina. E tra voi ci sono anche dei medici, sapete perfettamente che io faccio tutto fuorché la vostra attività. Chi sostenesse il contrario è in malafede e quindi voi non siete al centro delle sue attenzioni. Quindi vi consiglio di stare attenti. A questo punto io direi 4 parole, ma sull'iter giuridico. Sapete tutti che sono stato denunciato, che sta procedendo questa battaglia tra noi voi, perché in realtà siamo noi tutti, perché ci sono io in pole position, però alla fine
è una questione di, come dire, che riguarda tutti. Quindi, visti questi paradossi, sostanzialmente avete letto dalle mie pubblicazioni che insomma sono 4 anni che indagano, disfano. Abbiamo ottenuto 2 richieste di archiviazione, è stato avocato un fascicolo alla Procura Generale di Torino che ha archiviato, poi non si sa come mai il GIP ha deciso di formulare un'imputazione coatta. Noi ci siamo rimasti lì perché un'imputazione coatta su un reato di esercizio abusivo della professione medica è palesemente strano, quantomeno strano, ok? Cioè, indaghi 4 anni, 2 archiviazioni, addirittura da una procura generale, e ti trovi un'imputazione coatta con chi ti accusa che non ci credeva all'accusa. Stiamo vivendo queste cose qua, mentre i dentisti, quelli che avete visto, bellamente delle mie pubblicazioni si fanno grandi non capendoci nulla. Il problema è che ci rimettete voi soldi e benessere, ok? Ma questo lo vedremo poi in un altro incontro dedicato, in cui ci sarà poi anche i miei legali. Quindi noi nei tribunali stiamo dimostrando, l'abbiamo dimostrato nelle procure, quindi le procure ci hanno dato ragione, che non ci sono leggi che regolano il trattamento della postura, quindi è un far west, che i medici e medicina sono avulsi alla questione, ma anche a tutela loro, perché se io vado a chiedere danni per un problema posturale, chiaramente il dentista mi dirà, ma guarda che il dentista serio e onesto dice, guarda che non è mia disciplina. Il grosso problema però è per voi, perché tutte le volte che andate da un medico, un dentista che vi vende la cura posturale, sta spacciando qualcosa per cura medica che medica non è. Ok? Il mio avvocato sulla questione tombale, quindi l'avvocato Miraglia dello studio di Modena, chiaramente che lavora con l'ex giudice Morcavallo di Roma, ci dice che la postura non è curata dai medici, punto. Cosa vogliamo ancora dire? Non lo so, lo vedremo. Cosa vorranno ancora ottenere, se non quella di tenermi fermo a questo punto. Questo è un articolo che troviamo sul suo blog, giusto? Quindi chi vuole può andare tranquillamente a leggerlo e leggerne appunto il contenuto. Esatto. A questo punto mi fermerei qua, farei leggere a Daniela la sua testimonianza. Vediamo Elena. Ah sì, qua abbiamo Elena, ovviamente, l'ho fatta passare Elena prima perché sì. aveva problemi di orario sul treno. Ciao a tutti, sono Daniela, ho 35 anni, di Genova, con disequilibrio meccanico posturale identificato da Maurizio come uno dei più complessi. Parto proprio dall'inizio, da quando a 1 anno età in cui comincio a camminare, quindi la forza di gravità comincia a gravare sul mio corpo. Arriva la prima di una serie di tonsilliti che mi porteranno, per l'uso frequente di antibiotici, alla tonsillectomia all'età di 4 anni. Perché? Cosa c'entrano le tonsille? Sul libro Maurizio dà una visione del problema in chiave posturale, secondo me molto sensata. Poi verso i 5 anni l'otite, anche lì ricordo benissimo il dolore all'orecchio destro. Nel frattempo c'è l'asilo, che frequento malvolentieri. Perdo progressivamente il mio smalto, iniziando a diventare timida, silenziosa, anche un po' ansiosa, ma crescendo si cambia, è normale. L'ansia poi aumenta alle elementari, niente di incontrollabile, ma ho spesso quel fastidioso senso di stomaco aggrovigliato, le manine sudate, però sono sempre nel gruppetto dei più bravi della classe e nessuno si accorge di niente. Lo stomaco aggrovigliato diventa pancia aggrovigliata, che ho sempre dolori, sempre ricondotti a cause psicosomatiche, finché a 10 anni i medici decidono che bisogna togliere l'appendice. E così via anche la tonsilla intestinale, ma i dolori non se ne vanno. Più o meno nello stesso periodo inizio a subire i disastri dell'ortodonzia, perché avevo delle problematiche piuttosto complesse alla dentatura. Scopro anche, quasi contemporaneamente, di avere una scoliosi a doppia curva. Inizio così a praticare la ginnastica vertebrale.
tanto la mia ansia si amplifica apparentemente senza motivo. Sono fatta così, penso. Non siamo tutti uguali e questi sono i miei limiti. Familiari, amici e persino i medici non comprendono. Tolto l'apparecchio, dopo anni, e superato con settimane di ansia di anticipazione una bella gastrite e l'esame di maturità, arriva il momento di prendere la patente. E che fatica! Ogni volta che mi siedo al posto di guida l'ansia sale alle stelle, finisco quelle ore di pratica in un bagno di sudore stanca morta. La mia ansia era sì motivata, ma la reazione era per me esagerata e me ne rendevo conto. Belandi. Si sente che sono di Genova? Dopo un periodo di scoraggiamento totale in cui sto per mollare tutto, mi prometto di tenere duro e arrivare fino in fondo. Ci riesco, ma la gastrite diventa cronica, la tengo a bada solo con i farmaci e lo yoga, per fortuna, però non guiderò mai più perché solo stare davanti al volante mi scatena un attacco di panico. Ma è stata proprio la foto scattata per la patente che mi ha fatto rendere conto del mio disequilibrio posturale. Quelle cavolo di macchinette fanno risaltare tutti i difetti che hai in viso. Quindi, poi a un certo punto mi guardo, faccia gonfia a sinistra che ho. Ci faccio caso e noto che la stortaggine segue la curva da scoliosi. E dove arriverà sta deformità dovrà pure esserci una causa. Vuoi vedere che allora è per quello che soffro di fitte lancinanti solo sul lato sinistro di testa, viso, spalla e la mia mandibola scatta mentre mastico e mi risulta impossibile aprirla? Per non parlare dei miei mal di testa, sporadici ma che durano 2 giorni per volta. Andiamoci un po' a fondo. E così inizia la trafila: medico di famiglia, farmaci inutili, specialisti vari, esami. L'attacco al massiccio facciale del gennaio 2006 dice: lieve asimmetria della mandibola in assenza di alterazioni osteostrutturali, con emimandibola sinistra che appare lievemente più ruotata. Si associa a simmetria di volume dei masseteri per prevalenza del sinistro. Anche la porzione visibile del muscolo sternocleidomastoideo di sinistra presenta volume lievemente superiore al controlaterale. Asimmetria di volume delle ghiandole sottomandibolari per prevalenza di quella destra. Regolarmente ventilate le cavità paranasali, scoliosi destra convessa del setto nasale. Tutta una scoliosi. Ed ecco che l'ognatologo consiglia una placca di svincolo e il molaggio sul lato sinistro, che fortunatamente non ho voluto fare. Preferisco andare dall'osteopata, che non riesce a fare niente di concreto, e resto colpita però dal fatto che si accorge che aggiungendo 2 tamponi di cotone tra i denti la situazione della mia schiena migliora, però ahimè poco e per pochissimi secondi. No, mi consiglia di smettere di masticare chewing gum, per sicurezza, quindi smettiamo di fare. Approdo così dal dentista che, spaesato, decide di togliermi i denti del giudizio superiori. Metti che poi erano quelli a incasinare tutto. E già che ci siamo mi cura anche una carie. Andiamo per non piangere. Certo, assolutamente. Io non mi ricordo quasi come stavo allora, ma per eccesso di zelo poi 2 colpi di trapano anche sulla superficie masticatoria di 3 molari, che avevano delle macchiette. Possono sempre diventare carie, non si sa mai. Visto che soffrivo di bruxismo notturno, quello che ci vuole è un bel paradenti, che usano chiamare bite. Almeno mastico quello e mi salvo i denti, e se va bene risolviamo anche la questione mandibola. Se no, pazienza, nessuno è perfettamente simmetrico, no? Io prima o poi però, mentre sbadiglio, resto con la bocca aperta perché mi scricchiola tutto. Capisco quindi che devo arrangiarmi da sola e inizio a cercare su internet, dove mi imbatto prima in altri siti, poi in quello del Maurizio, dove finalmente trovo le risposte che cercavo. Compro il libro, lo leggo un paio di volte, mi lancio alla ricerca di qualcuno che mi aiuti a Genova, senza risultati, perché nessuno è in grado di farlo e nessuno di quelli a cui ho chiesto si è mostrato disponibile ad ascoltarmi sul serio. Scoraggiatissima ma felice, accantono momentaneamente l'idea, anche perché sono in una fase di cambiamento e mi faccio prendere dei preparativi per lasciare il mio lavoro e occuparmi dei miei nuovi progetti, che prevedono corsi di formazione fuori Genova. Seppure entusiasta, non sono ahimè esattamente in forma, perché soffro di disturbi che per la neurologa sono attacchi di panico, ma per me no. Sempre più forti, che mi rendono impossibile stare su un autobus affollato in coda al supermercato. Devo stare attenta a come mi vesto perché non tollero il caldo e ci metto 2 secondi ad inzupparmi di sudore per poi raffreddarmi altrettanto rapidamente e mettermi letteralmente a tremare. L'omeopata da cui andavo per smettere di prendere i farmaci per lo stomaco
metti che poi è quella roba che prendo da 6 anni che mi sta intossicando, mi aveva detto che sembravano crisi di astinenza da nicotina, che per una non fumatrice attenta anche a quello passivo era il massimo. Comunque anche le uscite e le cene con gli amici di sempre a poco diventano un incubo. Così vado dal neurologo che, visti anche i frequenti colpi di caldo e i problemi mestruali, mi consiglia una visita endocrinologica per escludere una menopausa precoce o addirittura un tumore al cervello. Sono nella confusione e nello sconforto più totale, ma quindi devo abbandonare il corso che stavo seguendo, il lavoro e soprattutto sono sola, ma non sola nel senso che non ho nessuno, più che altro nel senso di impotenza verso un problema che sento fisico ma che mi blocca psicologicamente, che non sono mica scema. Intanto gli esami danno esito negativo per la menopausa, la sterilità e il tumore. Quindi il neurologo parla di disturbi di tipo psichico e mi prescrive farmaci acquistati ma mai ingurgitati. In alternativa c'è la psichiatra, no? No, l'alternativa a questo punto era il biomeccanismo posturale OG. Leggendo il suo sito e il suo libro ed essendo consapevole che non è medico e non parla di medicina ma di fisica e meccanica applicata al corpo, tutto finalmente diventa chiaro ed ha un senso. Così a febbraio scrivo a Maurizio e un mese dopo inizio finalmente il riequilibrio con il biomeccanismo posturale OG. La prima sensazione che ho avvertito con il supporto ergonomico OG in bocca è stato un piacevole senso di testa leggera, come fosse attaccata a un palloncino. Poi non ho resistito. Con ritrovato coraggio ho preso l'autobus più affollato, sfidando il fasullo attacco di panico che puntuale si è presentato, ma dopo poco ha iniziato ad indietreggiare fino a sparire. Il riequilibrio è fatto di alti e bassi, non senza fatica, ci tengo a precisarlo, dove i bassi da una volta all'altra sono sempre un po' meno pesanti delle volte precedenti, e prendendo sempre ad esempio i miei attacchi di panico, che metto sempre tra virgolette, ci tengo a dirlo, diventano sempre meno frequenti, meno violenti e durano meno. Inoltre la mia mandibola non scricchiola più e posso masticare e sbadigliare senza il timore di restare con la bocca aperta. Le fitte a testa e spalla svaniscono e anche i miei mal di testa pian piano non si fanno più sentire. Riprendo gradualmente a vivere più serenamente. Riesco addirittura a partecipare ad una mostra fotografica collettiva con alcuni miei scatti di Genova. Prima di iniziare il trattamento non mi sarebbe mai neanche passato per la testa, non avrei mai retto alla tensione, non sarei mai riuscita ad intrattenermi con chiunque mi avesse fatto domande riguardo le foto. Il corso che avevo dovuto abbandonare, man mano che il mio corpo torna in equilibrio e mi sento sempre più forte sia fisicamente che emotivamente, riesco a riprendere e concludere la formazione come insegnante di Pilates, che è il mio lavoro attuale, finalmente completamente libera dagli attacchi di panico. Guardando indietro adesso e rendendomi conto di come molto di quel periodo nero lo ricordi a fatica, la cosa per me incredibile è che prima d'ora non avevo idea di cosa volesse dire vivere senza ansia, senza quella sensazione di agitazione perenne qualsiasi cosa io facessi, quella sensazione di respirare come se qualcuno tenesse sempre una mano schiacciata contro la mia gola. La qualità della mia vita è migliorata e non solo rispetto al periodo del crollo posturale. Adesso riesco a scandire i pensieri senza che si ammassino uno sull'altro, sono fisicamente più resistente alla fatica fisica, riesco a mantenere la calma e tollerare senza stress situazioni da cui prima sarei scappata a gambe levate, tipo questa. Mi sento veramente rinata. Concludo con un grazie di cuore a Maurizio, con la speranza che queste parole possano essere di conforto e di sprone per chi si trova nella stessa situazione, per chi è ancora indeciso, per chi ha paura. Quindi coraggio, che questa è la strada giusta e con costanza e pazienza i risultati arrivano. Quindi ci tengo a precisare, questo io non è che l'ho curata, l'ho solo messa dritta, aiutata ad addrizzarsi. Ok? In equilibrio meccanico posturale. Punto. Ok? Allora adesso c'è la nuova, come dire, quello che prima Melissa l'ha presentata come la sorpresa. Allora questa è la sorpresa, prego. Abbiamo già nominato durante la conferenza, scusate, il Conscious Postural Training, che praticamente nasce come evoluzione del biomeccanismo posturale OG in ambito atletico-sportivo. In questi anni Maurizio, seguendo atleti di ogni specialità sportiva, ma anche posturologi, personal trainer e osteopati, quindi le persone che di solito si occupano degli atleti,
è giunto alla conclusione che doveva per forza nascere una nuova figura professionale. Esatto, da personal trainer, quale è anche lui, che doveva nascere una nuova figura professionale nell'ambito della preparazione atletica, che non andasse contro a quelle già citate, ma anche che anzi aggiungesse valore tenendo conto del disequilibrio meccanico-posturale del corpo dell'atleta sportivo secondo il biomeccanismo posturale. Un atleta con disequilibri lievi si può allenare, può migliorare le sue prestazioni in modo esponenziale anche senza usare una placca, un supporto ergonomico G, a dimostrazione che la differenza la fa proprio la conoscenza e la nostra capacità, non il supporto tra i denti. Il supporto G chiaramente accorcia le tempistiche di recupero e stabilizza i risultati, ma teniamo conto che un atleta, per lui portare un oggetto tra i denti mentre compie un gesto atletico o semplicemente si allena è una tortura, ma ce lo confermeranno i nostri due atleti che sono qui. La cosa poi fondamentale è che nessuno tranne noi può dirvi se un disequilibrio è lieve oppure no. L'atleta, se ben indirizzato a livello di propriocezione, postura e allenamento, può evitare l'utilizzo di un oggetto interposto tra i denti, ma soltanto quindi sotto la nostra supervisione. Come postural trainer OG lavoriamo su qualsiasi tipologia di disequilibrio e di attività sportiva, quindi il ciclista che lavora meno con una gamba, il pallavolista che spinge e salta sulla gamba più rigida e forte, lo sciatore, il pattinatore, il pallanuotista, eccetera. L'attività atletica supervisionata dal postural trainer OG rende l'atleta, ma anche lo sportivo che non necessariamente pratica agonismo, completo e riesce a portarlo al massimo della sua capacità, perché riesce a indirizzare la propriocezione in modo che il corpo scarichi meglio a terra il peso e diventi più leggero durante i gesti atletici. Non immaginate quante persone che praticano atletica leggera corrono in situazioni di propriocezione sballata e disequilibrio posturale grave. Per non parlare poi degli esercizi dati dai personal trainer, che per loro sono assolutamente normali, ma per noi e per voi, una volta che siete consapevoli, sono devastanti. Che altro dire? Prima di ogni allenamento o preparazione bisogna essere supervisionati da un postural trainer OG, che insieme al personal trainer vi daranno le indicazioni propriocettive e posturali più adatte al vostro disequilibrio. Cosa importante che nessun altro sa identificare al mondo. Un disequilibrio posturale. Ok, quindi il nostro... La nostra prossima attività quindi sarà portata avanti innanzitutto da Daniela, che è una professionista nel Pilates, quindi già si occupava di postura, per di più ha un supporto ergonomico G in bocca, quindi sa cosa sta facendo. Soprattutto ci sarà la mia supervisione, ok? Quindi saranno diverse persone, ci sarà la nostra Elena, ci sarà il nostro Alex, Melissa se vorrà partecipare, Daniela, io e ovviamente alcune persone che lavorano in sordina, che mi hanno sempre aiutato in questi anni e che sono tra voi. Quindi questo è tutto. Quindi sapete che c'è uno spiraglio di ripresa di un'attività parallela e io spero di essere attivo, operativo al più presto anche per l'altra parte, però ovviamente io avendo massima fiducia nell'istituzione, soprattutto quella giudiziaria, come ogni scoperta che c'è stata nel mondo deve fare il suo iter. È chiaro che a qualcuno può dar fastidio, a qualcuno no, si deve lottare qualche anno, ma poi la verità auspichiamo che verrà a galla. Ringrazio tutti. Continuate a seguirci e iscrivetevi al Comitato G per aiutarci e sostenerci in questa battaglia. Continuate a seguirmi e ripeto, spero di riprendere al più presto. Grazie, buona serata.